Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di settembre 2022. Ok. Wow, abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del cancro. L'imperatrice è una carta che parla di abbondanza, di prosperità, di creazione, parla di maternità, di fecondità anche. È una carta comunque che vi porta verso una crescita. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi vogliono dire. Una carta per gli amici del cancro. Avendo la carta dell'imperatrice potrebbe anche far riferimento a una madre. Abbiamo Sinfonia incompiuta, carta numero 10 e fa riferimento a qualche cosa che deve essere terminato, appunto. Potrebbe essere un vecchio progetto, visto che qui abbiamo la carta della gestazione dei progetti. Potrebbe essere un sogno, è qualche cosa che è rimasto in sospeso, ok? E poi abbiamo secondo le regole, quindi qui c'è un ordine, se vogliamo, temporale, un ordine universale per quello che riguarda questa situazione o questa relazione. Probabilmente c'è qualche cosa che deve andare in un ordine predeterminato. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Se non risuonasse nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Cominciamo con un cavaliere di bastoni, una regina di bastoni al contrario e la carta del carro. Dunque, il cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, ehm, o comunque una persona che avete conosciuto o che conoscete già o che avete conosciuto da poco. La regina di bastoni in questo caso mi fa capire che, essendo girata al contrario, che voi non vi sentite completamente a vostro agio in questa situazione o con questa persona. C'è una sorta di mancanza di, se vogliamo, autocontrollo. Andiamo dopo a vederlo nello specifico con i mini tarocchi. La carta del carro invece mi dice che volete in qualche modo fare uno spostamento, fare un viaggio, probabilmente compiere questa sinfonia. Per qualcuno potrebbe fare riferimento al voler comprare una macchina, ad avere un progetto di, appunto, che il progetto sia comprare una macchina o semplicemente appunto spostarsi, fare un viaggio, fare un movimento. A volte il carro parla anche di una scelta che deve essere effettuata e normalmente è una scelta che viene effettuata poi con successo. Andiamo avanti poi con un fante di bastoni e la carta degli amanti. Quindi il fante di bastoni in qualche modo, perché qui avete già due figure di bastoni, no? E qui ci dice che c'è una sorta di energia che potrebbe essere legata a un figlio, perché qui comunque abbiamo la carta dell'imperatrice che era legata alla madre, che in qualche modo blocca o rallenta o impedisce questo tipo di movimento di cui parla il carro. Diversamente potrebbe anche fare riferimento ad una persona che ha un atteggiamento un po' egoista, un po' egocentrico. Guardate, poi abbiamo la carta degli amanti, quindi si parla di amore corrisposto, si parla di armonia, si parla anche di amor proprio per certi versi, però comunque è una relazione in armonia, come vi dicevo prima, con un giusto scambio, con un giusto equilibrio, ok? Abbiamo poi il diavolo al contrario. Quindi qui si tratta di lasciarsi indietro certi condizionamenti mentali
e fante di coppe. E probabilmente qualcuno arriva a chiedere scusa, a fare una proposta. Magari siete voi che andrete a fare una proposta, magari una proposta di un viaggio. C'è un movimento di decondizionamento, direi. Il fatto che la sinfonia sia incompiuta vuol dire che è come se per certi versi le cose continuassero a non concludere. Vi faccio presente che è una carta numero 10. Nei tarocchi il 10 è la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Ok, andiamo a vedere con i mini tarocchi nello specifico di che cosa si tratta, ma qui è proprio un ok, mi stacco da un atteggiamento, da un come vi posso dire, da una sorta di egocentrismo, ok? Per andare verso un equilibrio maggiore, verso quello che è una anche disintossicazione, mi verrebbe da dire, ok? Ah, per qualcuno è proprio una disintossicazione dall'alcol. Mi parlano dei 12 passi. Sapete che ci sono quei centri dove fanno le riunioni per gli alcolisti anonimi e c'è una serie di step da superare, si chiamano i 12 passi. Ok, andiamo a vedere, chiaramente questo non risuona per tutti, eh. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo il mondo al contrario e un 5 di spade al contrario. Qui sento il... C'è qualche cosa con questa persona che avete conosciuto, con questo personaggio, con questa energia, che in qualche modo, avendo il mondo al contrario, è come se non arrivasse ad una conclusione. Ci fossero solo tante belle parole, ed è per quello un po' anche che qui c'è la sinfonia incompiuta, però poi alla fine non si arrivasse ad un risultato concreto. Andiamo a vedere la regina di bastoni al contrario. Abbiamo un 9 di bastoni, un cavaliere di coppe e un fante di spade al contrario. Qui è come se fosse stata fatta una certa offerta, ma a metà. Di nuovo mi ricasca l'occhio sulla sinfonia incompiuta. Qui vi è stata fatta un'offerta probabilmente, o vi viene fatta un'offerta, ok? Però fate attenzione, le carte vi consigliano comunque di difendervi, di mettere i vostri paletti, di prendere una posizione in questo senso, perché è come se non aveste la possibilità di riuscire ad avere tutto sotto controllo con questo fante di spade al contrario. Quindi occhi aperti, imparate a difendervi, come vi dice questo 9 di bastoni. Andiamo a vedere il carro. Un re di pentacoli. Qui c'è bisogno di staccarsi sì, da una figura genitoriale, io credo. Re di coppe e 4 di pentacoli. Sì, c'è bisogno di diventare più egoisti, qui. Qui si sta troppo dietro a quello che vogliono gli altri, quello che vogliono i fratelli, i genitori, il partner. Mm. Andiamo avanti, voglio vedere questo fante di bastoni. Ecco appunto, abbiamo un fante di bastoni e un 5 di bastoni e la sacerdotessa. Scusate. Allora, il fante di bastoni, come vi dicevo prima, ha questo atteggiamento di essere centrato su se stesso,
Ma qui sento che più che una reale canalizzazione di quello che volete voi, state un po' reagendo alle forze che vi vengono contro. Qui si tratta di non perdere il focus di quello che voi volete. Dovete prendere posizione, perché qui probabilmente l'offerta che vi fanno non è esattamente quello che voi volete. Andiamo a vedere la carta degli amanti. Abbiamo un 8 di coppe, un fante di coppe, qui avevate già il cavaliere, la carta del matto e un 2 di bastoni. Ecco, allora diciamo che verso la seconda metà del periodo probabilmente questo tipo, perché poi rivediamo le stesse energie, la proposta e lo spostamento e il viaggio. Quindi alla fine c'è qualche tipo di avventura, diciamo così, che vi propongono e per la quale voi siete anche un po' indecisi, probabilmente per le energie che già conoscete o che già avete avuto, con cui avete avuto a che fare. Andiamo a vedere questo diavolo al contrario. 8 di spade e il papa al contrario. Allora, qui ragazzi dovete fare pulizia in quello che è, diciamo, la vostra testa. Qua ci sono tanti conflitti che potrebbero portarvi ad una sorta di confusione. L'otto di spade è una carta che è rappresentata da una figura bendata, quindi in qualche modo c'è qualche cosa che voi state vedendo più nero di quello che è, ma lo sento perché c'è comunque la carta del diavolo al contrario. Qui si tratta di liberarsi di quelli che sono i condizionamenti esterni, della società proprio, del mondo che vi circonda, a partire dai genitori, piuttosto che l'ambiente lavorativo, piuttosto che il partner o la partner. C'è qualche cosa qui di cui avete bisogno di liberarvi e è il pessimismo fondamentalmente. Sappiamo che noi creiamo quello in cui crediamo, quindi se voi credete che questa determinata relazione non possa aver futuro, create la realtà che non potrà aver futuro. Quindi fate attenzione a come formulate i vostri pensieri. Però qui si esce da quella sorta di condizionamento esterno, mi verrebbe da dire. Voglio andare a vedere il fante di coppe. Abbiamo un 5 di denari e un fante di denari al contrario. Sì, probabilmente qualcuno qua verrà a chiedervi scusa. Ma perché c'è due volte il fante di coppe, quindi è qualcuno che si avvicinerà a voi e cercherà comunque un contatto, cercherà di ricontattarvi, cercherà di eh, non dico riconquistarvi, forse questo lo vedo di più con il cavaliere di coppe che non con il fante di coppe. Però diciamo che c'è l'intenzione di un chiarimento, ma il punto qual è? Che voi siete delusi qua, ormai vi siete risvegliati da quello che era la gabbia mentale. Può essere che non abbiate ancora del tutto chiaro come funzionino le dinamiche, ma sicuramente avete chiaro il tipo di delusione che avete vissuto. Ehm, Sento che qui si tratta, con la carta dell'imperatrice di, diciamo così, guarire la parte del divino femminile. Anche qui abbiamo la sacerdotessa e qui sento che appunto c'è da riportare in equilibrio queste due parti all'interno di voi, il divino maschile e il divino femminile. E qua ce la si fa perché comunque c'è la carta degli amanti, bisogna solo passare attraverso questa pulizia di idee, di aspettative, di pensieri negativi, di pessimismo e fondamentalmente dovete anche imparare un po' a fregarvene di quello che dicono gli altri, ok? Qui è un po' quello che vedo è che cosa diranno gli altri, perché il 5 di spade molte volte parla dei pettegolezzi.
Andiamo a vedere qualche carta per i single, poi andiamo a vedere qualche carta per le persone che sono in una relazione e poi vedremo qualche carta anche per le persone che sono in una relazione a distanza, clandestina o in separazione. Andiamo a vedere per i single. 7 di... ok. 7 di bastoni, 4 di pentacoli al contrario e un asso di denari. Qui c'è qualcuno che non vuole mollare, non vuole lasciarsi indietro qualche cosa. Però ragazzi arriverete ad un punto dove una scelta la dovrete fare con questo carro. Io vi ricordo che anche la carta degli amanti di solito parla di un qualche tipo di scelta che deve essere effettuata e qui c'è un 8 di coppe, quindi andare o stare, accettare le scuse o partire per nuove avventure fondamentalmente. E qui nel caso voi foste single, magari anche da tanto tempo, si tratta di non rimanere troppo fissi nelle vostre idee e di lasciare andare anche qui i condizionamenti mentali che voi avevate, perché se no non riuscirete mai ad avere un nuovo inizio di tipo concreto con qualcuno. Potrebbe arrivare una nuova persona, nuova, non lo vedo tanto, ma potrebbe arrivare, potrebbe riavvicinarsi qualcuno, ecco. Beh, sì, in qualche caso c'è una persona nuova, però non la sento tanto in linea con voi, è come se fosse una cosa di poco conto. Andiamo a vedere per le persone invece che sono all'interno di una relazione stabile. Qual è il consiglio? 7 di bastoni un'altra volta, wow. La carta del giudizio, che qui viene chiamata karma, 7 di bastoni e 5 di bastoni che avevamo qui. 7 di bastoni era già uscito anche i single. Lotte, 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 ragazzi. Ma perché? Perché qui qualcuno si è risvegliato, ha capito qual è questa sinfonia incompiuta. Vi ricordo che è un 10, inizio, scusate, fine e inizio, e qui la carta del karma anche, è la carta del risveglio. Qui c'è qualcuno che in qualche modo ha preso consapevolezza, è riuscito ad un certo punto a canalizzare e difende quelli che sono i propri valori, l'amor proprio, la propria zona di comfort, i propri obiettivi. Qui c'è una sorta di lotta proprio verso l'esterno, verso il partner, verso l'altra persona e potrebbe anche essere una lotta della coppia nei confronti delle energie esterne, della società. Qui vi dicevo, no? Che cosa dirà la società. E qui anche un po' è quello, lasciare andare i condizionamenti in questo senso. Ok, andiamo a vedere invece per le persone che hanno una relazione di tipo diverso, quindi che sono a distanza, in una relazione clandestina o in separazione. Andiamo a vedere che messaggi vi vogliono dare. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con le iscrizioni, le condivisioni, i commenti, le donazioni, quindi grazie a tutti. Guardate, 2 di coppe, vediamo che altro. Quindi qualche tipo di unione c'è. 2 di coppe, 4 di coppe, 8 di spade e 5 di pentacoli. 5 di pentacoli e 8 di spade. Quindi il legame, l'unione, quello che è un compromesso, se non da un punto di vista fisico, perché magari appunto fate parte di quel gruppo che è a distanza, però c'è un legame comunque da un punto di vista energetico, perché c'è un bellissimo 2 di coppe. Il punto qual è? Che avete un 5 di coppe, un 5 di pentacoli e un 8 di spade. C'è qualcuno qui che sta veramente auto boicottando la situazione, infilandoci un sacco di energia negativa, ragazzi, perché qua siete voi che state vedendo più nero di quello che è. Il 5 di coppe è una carta di perdita e il 5 di pentacoli anche.
Perché avete questa sensazione di perdita? Perché è una perdita di controllo, è una perdita di potere sull'altro, probabilmente. C'è qualche cosa qua che vi destabilizza in tutto questo, ma vi ripeto, è un 8 di spade. Siete voi che vedete la cosa più nera di quello che è. In realtà non è così drammatica. Vi ricordo che a livello energetico cresce quello su cui si mette l'attenzione. Se voi ponete l'attenzione sul perdere, su quello che avete perso, automaticamente vi arriveranno più perdite. Quindi disciplinate i vostri pensieri. Andiamo a vedere una carta dalle fatine, per piacere, grazie. Per gli amici del cancro. Wow. Vi dicono fondamentalmente di uscire, di andare fuori in mezzo alla natura e di sentirvi un tutt'uno con il vostro habitat. Vi ricordo che la carta dell'imperatrice è collegata con la madre terra. Quindi andate fuori nella natura e ricollegatevi un po' a quello che è il vostro lato materno, al come poter essere una mamma migliore di voi, uomini o donne che siate, non importa. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Io spero in qualche modo che la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!